Ma che cos'è il marketing mix? Cosa sono queste due parole, marketing e mix? Cosa significano? Beh, se sei un imprenditore o un'imprenditrice dovresti già saperlo, ma comunque tra poco te lo racconterò io in questa nuova puntata del podcast Il marketing umano che ci piace. Io sono Giancarlo Fornei e mi diverto a raccontare le mie lezioni di marketing in un modo molto particolare, in un modo molto ironico e, se me lo consenti, se me lo permetti, anche simpatico, almeno spero. Ma prima ti invito a mettere mi piace e naturalmente ad iscriverti al canale, a commentare. A te non costa assolutamente nulla, ma a me darai una grandissima mano a far conoscere questo canale che, ripeto, sottolineo, è il mio modo personalissimo di vedere il marketing. Il marketing alla Giancarlo Fornei? Mettiamola così. E allora bentornata e bentornato ad una nuova lezione del marketing. Il marketing, oggi parliamo di marketing di base perché parliamo di marketing mix e quindi il marketing di base che ci piace tanto. Io sono Giancarlo Fornei, l'ho già detto, lo ricordo ancora una volta e oggi entriamo nel cuore pulsante di ogni strategia aziendale, il marketing mix. Se sei un piccolo imprenditore, un libero professionista o un artigiano, forse, e sottolineo il forse, pensi che il marketing sia solo fare pubblicità, magari visti questi tempi su Facebook. Beh, lascia che ti dica una cosa, la pubblicità è solo la punta dell'iceberg, quindi è uno degli strumenti del marketing. Sotto c'è una struttura solida che chiamiamo le 4P. Immagina il marketing mix come una ricetta. Se dimentichi il sale o sbagli la cottura, il piatto non viene. Ecco che le decisioni che prendi sul prodotto, il prezzo, la distribuzione e la promozione devono essere coerenti tra di loro per colpire, tra virgolette, il cuore del tuo cliente. Quando io faccio formazione in aula mi piace raccontare, usare questa metafora. Immaginati praticamente lo shaker, se il barista ordini un cocktail e il barista ci mette dentro tutta una serie di elementi e comincia a miscelare, miscela, ma se uno degli elementi è in dose massiccia, poi alla fine quando tu vai a bere il tuo cocktail, che schifo, fa veramente proprio brutto, pietà. La stessa cosa funziona con il marketing mix. Le 4P devono stare perfettamente in equilibrio. Nella mia storia di marketer ne ho viste di tutti i colori. Ho venduto di tutto, dalle candele per i preti, sì, hai sentito benissimo, candele per i preti, al mitico folletto, per arrivare ai miei corsi di formazione, ai seminari di formazione che ho portato in giro per l'Italia e naturalmente ai miei libri. Ho lavorato a Milano, ho lavorato a Treviso, a Parma e in tantissime altre città in giro per l'Italia. Ho fatto esperienze in grandi aziende di servizi, in agenzie pubblicitarie, in aziende anche turistiche, nel settore del franchising e persino nel mondo della radiofonia. Sì, ho provato a trasmettere in radio, ma andava male e mi hanno messo a vendere la pubblicità. E lì ammetto candidamente che è andata meglio. Insomma, le mie esperienze di lavoro sono talmente ampie e diversificate che ho capito sul campo che non puoi saltare i passaggi. Analizziamoli dunque insieme questi 4 pilastri giganti, le famose 4P, aggiornandole al mondo di oggi. P di prodotto, non vendere oggetti, vendi soluzioni. La prima P è il prodotto. Tu non corteggi il cliente solo con un oggetto, ma con tutta una serie di benefici, prestazioni e unicità. Oggi, per emergere, devi migliorare costantemente la qualità o aggiungere accessori che risolvano problemi reali. Pensa ad un aspirapolvere. Se vendi solo un motore che aspira, sei uno dei tanti. Se vendi un prodotto progettato per chi ha animali in casa, con filtri speciali e accessori per i peli, stai offrendo un beneficio specifico. Puoi decidere di produrlo tu o di rivendere un prodotto eccellente di altri. L'importante è che dia la massima soddisfazione al tuo target.
PS, sulla parola target, in un prossimo podcast ci andiamo a fare un focus, una lente di ingrandimento. E siamo arrivati alla distribuzione, sì, dove il tuo cliente ti cerca. La seconda P è la distribuzione, o place all'inglese. Il concetto è semplice, rendi facile l'acquisto. Se il tuo prodotto è fantastico, ma trovarlo è un'impresa, scusa il gioco di parole, hai perso in partenza. Oggi non abbiamo più il famoso blockbuster o i vecchi cataloghi postali tipo Vestro o Postal Market, ma abbiamo l'e-commerce, i marketplace come Amazon o la consegna a domicilio tramite app. Vuoi creare una tua rete di vendita o preferisci negozi in esclusiva? Vuoi usare il sistema del porta a porta moderno o magari una rete di assistenza rapida per le emergenze? Ricorda, il cliente di oggi è pigro. Più gli faciliti la vita, più vendi. Ed eccoci alla terza P, la promozione. Fatti conoscere con fiducia. Siamo alla terza P, la promozione. Hai creato il prodotto, lo hai distribuito, ora devi farlo sapere al mondo, devi fare tam tam, si usa dire. Non si tratta soltanto di urlare comprami, ma di creare notorietà e soprattutto fiducia. Oggi la promozione è un mix tra mass media tradizionali e il web. Puoi fare campagne sui social, ma anche partecipare a fiere specializzate o organizzare webinar di addestramento, quelli che una volta chiamavamo i famosi seminari, questa volta li facciamo online, i famosi webinar. Puoi usare il packaging, la confezione per rendere il tuo prodotto più invitante, regali campioni, fai provare il servizio, in una parola comunica al mondo, di che esisti. Oh, ci sono vivo, sono qua, compra me. Ultima P, la famosa P di prezzo, valore, non solo costo. Infine, eccola qua, la P più delicata, il prezzo. Mettiamocelo in testa, avere un prezzo basso non significa essere vincenti. Il prezzo deve essere in linea con il valore che offri e che viene percepito. È una cosa diversa da quello che pensi tu. Puoi decidere di abbassare il prezzo per attirare più persone o alzarlo per essere più selettivo e puntare all'esclusività. Puoi offrire sconti stagionali o condizioni speciali per i primi ordini, ma qualunque cosa tu faccia, studiala sempre in funzione dei tuoi obiettivi e del tuo target che vuoi raggiungere. Offri sempre valore in cambio di denaro. Guarda che se non offri valore, i clienti ti lasceranno. Eccolo, il marketing mix. 4 elementi che devono danzare insieme. Mentre rifletti su queste strategie, lascia spazio alla tua creatività. Vedrai che l'elenco delle tue idee si allungherà e ti porterà dritto dritto ai risultati che desideri. Il marketing è una materia viva, umana, fatta di scelte coerenti. Se metti passione in ognuna di queste 4 P, il mercato se ne accorgerà. E mi verrebbe da dire, rima, ti ripagherà. Io sono Giancarlo Fornei e questa era la nostra lezione sul marketing mix. Se ti è piaciuta, condividila con tutte le persone che conosci e fammi sapere soprattutto cosa ne pensi. Lasciami un commento qui oppure scrivimi a info@giancarlofornei.com. Ti risponderò sempre e personalmente. Ci sentiamo alla prossima puntata del Il marketing umano che ci piace tanto. Un grande abbraccio e se ti avanza del tempo, leggi anche qualcuno dei miei libri, se no come faccio io a fare un'altra puntata di podcast? Ho bisogno che tu compri i miei libri, dai, forza, per favore. Falli conoscere anche in giro. Un abbraccio e grazie di cuore, grazie per aver ascoltato fino a questo ultimo secondo.